Ad agosto ho fatto qualche spesa, per carità, cose super economiche che voglio condividere con te perché alcune di queste sono veramente interessanti e poi ti faccio vedere anche un prodotto veramente carino che mi è stato inviato. Come ti raccontavo nell'introduzione, questo è un video assolutamente leggero perché ti voglio far vedere un po' di cose che ho comprato ad agosto, cose economiche, e alcune delle quali le voglio condividere con te perché secondo me sono interessanti. Quindi rilassati in questo video perché facciamo una chiacchierata. Partiamo da una cosa interessante. Questo qui, che può sembrare un bastone per picchiare qualcuno, è una cosa molto interessante perché si apre e puoi praticamente poggiarlo sulla scrivania e poggiarci... non ce l'ho qui con me il tablet. Puoi poggiarci il tablet, ok? E lo puoi orientare in tutti i modi possibili, ok? Perché nel momento in cui lo apri, puoi tranquillamente orientarlo. Io ce l'ho, questo qui lo avevo utilizzato per un po' di tempo, perché l'ho comprato inizio agosto, anche per un monitor. Aspetta, questo te lo riesco a far vedere. Ecco qua. Questo qui è un monitor meraviglioso che ho, guarda. Ok. Spero che non si distrugga. Lo metti qui e puoi orientarlo più inclinato, meno inclinato o quant'altro. Ok? Ora rimetto questo qua prima che mi si distrugga. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi questo qui è un porta tablet, ma alla fine, come vedi, io ci ho messo un monitor. Per carità, quel monitor è 14 pollici. Sì, mi sa di sì. Quindi, vabbè, ci puoi mettere qualsiasi cosa. È dell'Amazon Basics e costa veramente 2 lire, ti lascio il link in descrizione. È robusto, solido e secondo me è utilissimo. Anche quelle volte dove magari c'ho il tablet sulla tavola, sto cenando, magari o la mattina sto facendo colazione e come sai ho questa abitudine non tanto di fare colazione, ma di guardare anche video, di formarmi o comunque di intrattenermi durante la colazione o durante il pranzo, e quindi questo strumento è veramente interessante. Un altro prodotto che ho comprato, del quale più ne hai meglio è questo, ovvero un adattatore di corrente USB, cioè USB-C e USB-A, quindi ha 4 porte USB-A e 2 porte USB-C. Questi attrezzi qui, io ce ne ho diversi, e uno di questi è sempre nel mio zaino. Dovunque vado io ho sempre uno di questi, perché c'è sempre da ricaricare o da mettere in corrente, non lo so, un registratore, da mettere in corrente delle batterie della macchina fotografica da ricaricare, qualsiasi cosa. Questo trasformatore qui, in questo caso è 65 watt, quindi non è tantissimo, ma basta per un utilizzo quotidiano. È veramente molto utile. È leggerissimo, è giallo, e come ti dicevo, per me è fondamentale. Ed è veramente comodo. Anche Amazon ne vende tantissimo, questo qui però l'ho pagato veramente 3-4 euro al massimo. Adesso non ricordo di preciso, magari ti lascio il link in descrizione. Funziona, ho testato perché per quella cifra ho detto ma funzionerà? Sì, funziona e secondo me è molto interessante. Adesso ti mostro una cosa strana e tu dirai ma Ale è impazzito, però a tutto c'è un senso, almeno spero. Ho comprato questo. Aust 3 in 1, mi sento televendita in televisione, ma no, io ti sto facendo vedere cose che ho comprato io, non è che te le devi comprare per forza. Però perché non sono impazzito e perché questo prodotto serve e probabilmente serve anche a te? Perché questo prodotto è un disinfettante, ok, per superfici e tessuti d'arredo. Questo qui lo spruzzo sopra i pannelli fonoassorbenti. Una volta ogni 3 mesi, 5 mesi, 6 mesi, decidi tu. Spruzzare questo sui pannelli fonoassorbenti, secondo me, è fondamentale per eliminare tutti quei batteri, tutte quelle schifezze che ci sono, che inevitabilmente ci sono, che si formano sui pannelli, perché i pannelli comunque assorbono la polvere, assorbono tutto, veramente di tutto. Soprattutto nel mio caso, che visto che è piovuto dentro e io sto ancora aspettando l'assicurazione, quanti mesi sono passati? Troppi. Ok. Questo prodotto secondo me può aiutare. Poi magari è una sciocchezza, non lo so, però questo uccide il 99,9% dei batteri. L'altro 0,1% no, continuano a sopravvivere. Questo. Ok, torniamo seri per un attimo, anche se anche il prodotto di prima era un prodotto serio. Questo prodotto mi è stato inviato e ringrazio i ragazzi di Allway perché mi hanno inviato questo paio di auricolari che sono le PL20. Sono degli auricolari, come puoi vedere, piccolissimi, hanno una trasmissione direzionale del suono, quindi si mettono così e sembra quasi di non averle, perché sono veramente, veramente leggere. Ora non ricordo quanto pesano, ma pochissimo, sembra quasi non averle. Queste cuffiette le uso quando vado a fare le passeggiate al parco e ascolto la musica.
perché mi annoio a passeggiare un'ora e mezza, sì, un'ora e un quarto più o meno, e mi annoio, quindi ascolto la musica. Queste cuffiette sono molto belle perché hanno dei driver da 16 che ti permettono di sentire dei bassi abbastanza profondi, e questa cosa mi piace molto. Un'altra cosa che mi piace, e che io sudo veramente tantissimo, che sono resistenti al sudore. Le ho testate, le ho caricate almeno una o due volte da quando mi sono state inviate, non ricordo, e effettivamente la batteria dura 8 ore, che non è affatto male. Io le utilizzo soltanto per ascoltare musica, ma se tu volessi fare anche delle telefonate, queste qui hanno un sistema per cui cancellano il rumore di fondo, e quindi la telefonata suona, si sente la tua voce che suona abbastanza bene. Hanno un Bluetooth 5.3, che è diciamo l'ultima versione nel momento in cui ti sto facendo questo video, quindi quando le connetti al telefono non si staccano mai più, a meno che non lo decidi tu, e ci sono in 3 colori che sono arancione, verde e nero. Io ho scelto nero perché vesto sempre nero, quindi anche questi in tinta. E quindi grazie ancora ai ragazzi di Allway, e facci un pensierino, ti lascio il link in descrizione, suonano veramente molto bene. Veramente molto bene, poi sono piccoline, leggerissime. Ok, cosa ho comprato ancora? Ho comprato questo. Poi farò un video dettagliato su questo. Questo coso qui, probabilmente hai visto già una foto che ho pubblicato sul sito. Che cos'è? Ora ti faccio vedere. Sembra un Oreo. Non so se riesci a vederlo, un biscotto Oreo. Invece è una lente per fotocamera. In realtà che cos'è? Questi signori cinesi si sono inventati una cosa veramente interessante, cioè che hanno fatto? Hanno preso la lente dalle macchine fotografiche usa e getta della Kodak, ora non mi ricordo, Fancolor, non mi ricordo come si chiamano. Hanno preso queste lenti, le hanno inserite dentro un biscotto, dentro una plastica, e ci hanno fatto una lente. La finitura, per carità, è tutta plastica, quindi quello che sia, ma è veramente, veramente particolare. Per chi ama le foto vintage, le foto imperfette, questo qui è veramente molto bello. E presto farò un video appunto sul canale dove ti faccio vedere un po' di foto fatte al parco con quest'ottica. Se ti interessano i dettagli tecnici, è una 32 mm con apertura f10, quindi buio. Non è un'ottica luminosa, anzi, molto molto buia, ma ci sta perché è la stessa della Kodak usa e getta, quindi al sole le foto vengono bene, in studio assolutamente no, a meno che non c'è un'illuminazione che sembra quasi uno stadio. Benissimo, ancora un'altra cosa che ho comprato è questo, ovvero un c'è scritto aspirabriciole, è più carino dire aspirapolvere, che però ha anche l'aria compressa. No, non è l'aria compressa, butta via anche l'aria. Ora, questo qui è usato, cioè usato nel senso l'ho usato, quindi spero tanto di non far cadere tutta la polvere. Si ricarica USB-C e da un lato aspira. Questo qui in studio è fondamentale. Tu dirai, ma questo è da auto. Sì, puoi usarlo tranquillamente. Ok, tranquillamente in auto, ma io lo uso in studio. Lo uso in studio per aspirare la polvere dappertutto perché se ne forma veramente tanta. Oppure se gli metti il beccuccio diventa... Vediamo se è carico. Sì. Fa 2 velocità. Oh. È molto potente. Ok, la cosa brutta, essendo questo molto molto economico, mi ha spettinato tutta la barba, essendo molto economico, che cosa fa? Contemporaneamente aspira e butta fuori l'aria, quindi quando butti fuori l'aria qui lui continua ad aspirare, ma tanto non aspira niente, quando tu vuoi aspirare qui comunque butta fuori l'aria. È economico, ci sta, va benissimo così, alla fine mai avuto problemi. Questo qui ce l'ho fisso in studio sempre ed è una cosa che funziona. Quando ti serve ce l'hai lì pronta e la usi. Solo per te che sei arrivato fino alla fine di questo video, quindi non è detto che la maggior parte delle persone lo vedano, ho comprato l'Xbox, una versione vecchissima di Xbox, la 360, quella che avevo con mio fratello quando vivevo una vita fa a casa, e questo ti lascia immaginare quanto sia vecchia quella console. L'ho comprata usata. Perché? Perché ho sempre avuto la passione dei videogiochi, però sai, poi col tempo, l'età, mille impegni, mille cose, quindi alla fine non ho mai più avuto una console.
siccome spendere una cifra per una console di ultima generazione come la PS5 o Xbox, non so che cos'è, sinceramente no, perché tutti quei soldi anche no per una console. Che cosa ho fatto? Ho comprato questa vecchissima console, l'Xbox 360, quella ancora con i CD, che quando metti i CD fa fortissimo, si sente, oh mio Dio, se ci giochi di notte in tutto il palazzo sentono il CD che va a fuoco. Perché ho preso quella e non una PlayStation? Perché con mio fratello giocavamo a Xbox e nello specifico, avendo io la fortuna di avere un fratello quando vivevo a casa, potevamo giocare a 2. Giochi a 2, ed è una cosa che oggi non esiste più. Facci caso, i ragazzini, a parte che è difficilissimo trovare giochi dove si può giocare a 2, ma i ragazzini non giocano più a 2. I ragazzini giocano online, non si ritrovano più, venite a casa, dai, giochiamo, facciamo. No, online. Ed è una cosa veramente bruttissima. Comunque ho preso 2 giochi e ho preso tutta la serie di questi giochi. Qual era? Ok, la serie è Army of Two, fantastico. Army of Two, è uno sparatutto. Mi piacciono i giochi dove non devi riflettere molto, non ho più pazienza, sono anziano, non ho più tutta quella voglia. Presente quei giochi tipo Silent Hill, Resident Evil, dove devi andare a prendere una chiave, poi devi affrontare un esercito di zombie, devi andare a mettere la chiave dall'altra parte, però se hai dimenticato il pezzo della mappa nel giardino, devi ritornare nel castello. No, non ce la faccio, ho bisogno di giochi dove vai lì, distruggi tutto, radi al suolo tutto e va bene. Certo, comunque ci sono un minimo di cose, perché per poter distruggere un mostro ti serve per forza un'arma, quindi se non ce l'hai la devi andare a prendere, però insomma in linea di massima. E Army of Two mi piace veramente tantissimo, e l'altra saga, quella a cui sto giocando adesso, è Gears of War. Sono veramente simili, veramente molto molto simili, come impostazione ovviamente, e mi piacciono, quindi ho 3 Gears of War e 2 Army of Two. Mi piacciono veramente tanto. Probabilmente prenderò anche un gioco di macchine, probabilmente prenderò anche tipo Crash Bandicoot, sai, quei giochi così, Sonic, non lo so. Però prima questi qua, perché sono quelli con cui ho giocato con mio fratello e c'ho ancora un bellissimo ricordo di questo schermo condiviso. Madonna, che meraviglia. Televisore grande, schermo condiviso, e ci si aiutava, vai tu, io vado di qua, tu attacca di là. Meraviglia. Ok, credo di averti fatto vedere tutto, anche questo momento nostalgia dei giochi. Grazie per aver guardato questo video. Io ti lascio tutti i link in descrizione se hai domande, dubbi, curiosità, o se vuoi suggerirmi prodotti che hai comprato durante questo agosto perché magari eri annoiato, perché veramente ti servivano, magari fammi sapere, ok? Grazie mille e noi ci vediamo prestissimo.